Ok, vogliamo farci uscire questo risultato qui e adesso capiamo come fare. Cioè, guardo la prima frazione, devo cercare di decomporla tutta. Ad esempio, il numeratore mi accorgo che è il quadrato di un binomio. Ricordo che cos'è il quadrato di binomio, cioè ogni qualvolta io ho a alla seconda più 2ab più b quadro, come in questo caso, lo posso ridurre semplicemente ad a più b alla seconda. Da notare che qui c'è il segno meno, quindi quando compare il segno meno lo metto al posto del più. Quindi premesso questo, posso andare a trasformare il primo come x meno 1 tutto al quadrato. E in questo modo ho trasformato solo il primo numeratore. Per quanto riguarda invece il denominatore, lì si fa un discorso diverso, ossia una differenza di quadrati. Cioè ogni volta che io ho a alla seconda meno b alla seconda, posso spezzare il tutto come a meno b che moltiplica a più b. Quindi applicando il tutto al mio caso, qui avrei x meno 2 che moltiplica x più 2. E quindi al denominatore vado a mettere proprio questo. E allora qui ho usato rispettivamente queste due formule. Adesso, per quanto riguarda questo, si fa un discorso a parte. Partiamo dal denominatore, che è più semplice. Quindi nel denominatore di cosa mi accorgo? Che posso raccogliere semplicemente una x. Quindi se raccolgo x, cosa rimane? Rimane semplicemente x che moltiplica x meno 3. Per quanto riguarda il numeratore, invece, di questa, devo pensare a due numeri, la cui somma faccia 3 e il cui prodotto faccia 2. Ovviamente se prendo 2 e 1 la cosa funziona, cioè se vado a fare 2 per 1 mi dà 2, 2 più 1 mi dà 3 e quindi posso scrivere x più 1 che moltiplica x più 2. Ok, rimane a questo punto solo da scomporre questo qui, ma qui si usano gli stessi identici discorsi che abbiamo fatto prima. Quindi per quanto riguarda il numeratore io vado a raccogliere la x al quadrato e quindi mi rimane x meno 2. Il denominatore di nuovo applico il discorso della differenza di quadrati che ho applicato prima, quindi non mi rispiego, è identico. Anziché dire x meno 2, ovviamente qui sarà x meno 1 che moltiplica x più 1. E quindi arrivati qui siamo arrivati finalmente ad avere una scomposizione di tutto. Il problema è che non abbiamo finito perché adesso dobbiamo andare a semplificare le varie cose che però io posso semplificare una volta che stabilisco chi è il minimo comune multiplo. Ad esempio, se ho queste cose a frazione io mi devo garantire che siano diverse da 0, ossia questo qui diverso da 0 vorrebbe dire x diverso da 2. Allo stesso modo questo diverso da 0 vorrebbe dire x diverso da meno 2. Eppure anche x diverso da 0, x diverso da 3, x diverso da 1 e x diverso da meno 1. Cioè mi devo garantire di questo prima di andare a semplificare. Quindi vediamo, qui c'è un x meno 1 al quadrato, tolgo questo 2, però qui sotto vado a distruggere tutto l'x meno 1. Allo stesso modo qui c'è una x alla seconda, quindi distruggo questa x. Ancora, c'è questo x più 2. Adesso posso semplificarlo con questo altro x più 2. Questo x più 1 con questo x più 1. Questo x meno 2 con questo x meno 2. E sembra a questo punto di aver finito, ossia che rimane soltanto x meno 1 su x meno 3. E infatti anche questa x che era avanzata prima. Quindi quello che ho cerchiato in blu è quello che mi sta rimanendo, x meno 1 per x su x meno 3, x meno 1 su x meno 3. E quindi questo è tutto il mio esercizio.